Cari amici di Visione TV, benvenuti al nostro nuovo appuntamento. È tornato a trovarci Joe Hoft. Ciao Joe, grazie per essere con noi. It's great to be here again. Great to see you. Contentissimo di essere tornato. Naturalmente, come al solito, ci aiuterà in questa intervista Paola Maldi. Ciao Paola. Buongiorno a tutti, come sempre grande piacere e onore. Ecco, intanto voglio subito chiedere a Joe come viene raccontata dai media americani la crisi ucraina. How do USA media tell the story about Ukraine? What sort of story do they tell about Ukraine? Crisis. Yeah, no, great question. And you probably already know the answer. I mean, the media is very, very, I'd say very critical of Russia invading the Ukraine. And we're getting the amount of news on this is as hysterical as when COVID first started. It reminds me of COVID, you know. Probabilmente conoscete già la risposta. Negli Stati Uniti i mass media sono molto critici rispetto all'invasione russa in Ucraina, e il tipo di informazioni, la quantità di informazioni che noi in questo momento riceviamo è immensa, è una grande quantità di informazioni, naturalmente tutta da una parte, e mi ricorda un po' la quantità di informazioni che ricevevamo durante il Covid, è molto simile. Senti Joe, il presidente Trump ha detto se ci fossi stato io alla Casa Bianca tutto questo non sarebbe accaduto. Perché lui avrebbe potuto evitare questo tipo di escalation? Trump says if I were at the White House, all of this would have never happened. How do you think and why do you think it would have been avoided? It would have been able to avoid such an escalation of events, such an evolution? Yeah, I think it's pretty clear. One part of his rationale for saying that is the fact that Putin never did it during his 4 years as president. So, but as soon as he saw an opening, which was under Obama, then Putin decided to act. It's you know, Biden is very weak, and we saw that, and the whole world saw that with Afghanistan and the surrender that Biden performed in Afghanistan, which was just horrible. And so I think Putin sees a real opportunity now to do what he's wanted to do for some time. And so he took it. Praticamente Putin in questo momento vede che c'è una, mi sentite? Sì, Putin in questo momento scorge una debolezza nel sistema politico e quindi praticamente ha visto quello che è avvenuto in Afghanistan con il ritiro delle truppe dall'Afghanistan, che è stato un disastro, e quindi Putin vede in questo, ripeto, un'opportunità di intervenire, e quindi lo fa. C'è un altro pezzo che ho mancato, ma poi vi chiedo. Senti Joe, questo tipo di guerra è anche il risultato delle strane manovre che hanno messo in piedi i Biden, la famiglia Biden in Ucraina. Noi ne abbiamo parlato in passato, ma noi sappiamo che Biden con l'Ucraina ha una lunga storia. Suo figlio prendeva un sacco di soldi per stare in una società a Burisma, una società energetica ucraina. Cioè, alla fine è stato Biden, sono stati i globalisti ad usare Zelensky come pupazzo contro la Russia. We know that in the past the Biden family has been heavily involved in Ukraine, particularly in corruption affairs, and we know that Biden's sons has been involved in managing, so to speak, the energy plant, you know, Burisma. And do you think that in effect the globalists have used Zelensky as a puppet to really get what they wanted? And can you please go over just a little bit what you said before about Putin? I think I got the main gist, but I think I missed something you said in the very beginning about the relationship between Biden and Obama administration. But the question now, the main question is what happened in Ukraine with respect to Biden family and their involvement. Yeah, thanks. I think I was just looking actually at a video from 2014. And I hope to put it up at the Gateway Pundit here shortly after this interview. And it's a discussion on the Ukraine. And one thing that they were talking about in this interview with this American historian, it's an American interview, is they talk about a video that was released, a phone call,
and it was coming from the Ukraine, and it involved this woman from the State Department by the name of Victoria Nuland, Nuland, who's been involved now. She's back in the State Department, but she's all Ukraine. She's all over Ukraine, and she's talking to someone on the phone, and they bring up Jake Sullivan's name and they bring up Joe Biden's name. And she alludes to the fact that they're working on a coup d'etat, a coup, and that Joe Biden and Jake Sullivan are involved, are engaged in this operation. So it's pretty shocking today, you know, looking back at that phone call from 2014. Proprio prima di questa intervista stavo guardando una registrazione del 2014 che voglio tra l'altro pubblicare sul Gateway Pundit appena abbiamo finito la nostra intervista. Questa registrazione parlava di una telefonata avvenuta in Ucraina, appunto nel 2014. La telefonata vedeva in coinvolta Nuland, che è ancora, fa parte ancora del Ministero degli Interni, State Department, e Nuland praticamente parlava di un coinvolgimento di Joe Biden e di Sullivan coinvolti in un coup d'etat, letteralmente un coup d'etat, colpo di Stato. Quindi è piuttosto scioccante vedere che di queste cose già si parlava appunto così chiaramente nel 2014. Ecco, in Ucraina pure è stato, diciamo, un luogo particolare dove tempo fa è venuto fuori una bocca profonda che parlava di interventi di Trump sul legittimo presidente dell'Ucraina per una questione giudiziaria che lo riguardava. Ecco, hanno usato l'Ucraina, la classe dirigente ucraina, per cercare di mettere all'angolo Trump negli anni passati, i globalisti? Some time ago, talking again about, of course, Ukraine, there was a whistleblower apparently mentioning the fact that Trump has used the legitimate president in Ukraine to somewhat conceal, hide some sort of legal issues. Do you think that in effect the leadership in the United States has been using Ukraine persistently to cover up Yeah, I don't think illegitimate affairs? Yeah, right. I don't think that happened with Trump. I mean, after years of investigation, we now are finding out that the entire Russia collusion investigation was fraudulent. That was based on lies, basically coming out of the Hillary Clinton campaign. And so we know that today. So all of that stuff about Trump and Russia, and I believe the Ukraine is just, there's nothing there. However, it seems like what happened, and this happens all the time, is that the Democrats projected onto Trump the same crimes that they were themselves committing. So they project on President Trump that he was attempting to manipulate the government there, but there's no evidence of that whatsoever. They took a phone call where he asked President Zelensky to perhaps look into any of this stuff that Biden did in the past. And there was nothing wrong with President Trump doing that. As a matter of fact, that was a good thing to do. So now we're finding out that there's more information coming from 2014, et cetera, that Biden did do a number of things in Ukraine that were not so good. Okay, thank you. Okay. Thank you. Scusate, dunque quello che sappiamo, scusate, abbiamo avuto moltissime, ormai è chiaro, tutto questo potenziale, presunto, scusate, coinvolgimento di Trump con la Russia, è tutto finto, è tutto il risultato di bugie che ha messo in giro Hillary Clinton, e abbiamo buone ragioni di credere che la stessa cosa sia per l'Ucraina. Quello che sappiamo però, e questo è sempre avvenuto, che i democratici il Partito Democratico proietta su Trump tutte le malefatte, diciamo, tutti i crimini che loro stessi commettono, per esempio interferire con il governo, con i governi in questo caso dell'Ucraina. E quello che noi sappiamo è che Trump ha sì fatto una telefonata al presidente Zelensky, ma era per indagare su eventuali coinvolgimenti in affari loschi, diciamo, di Biden, quindi eventuali attività illecite, scusate, su eventuali attività illecite di Biden, e poi abbiamo saputo che in effetti queste attività sono esistite.
Ecco, ma Zelensky come si era comportato, che tu sappia, Joe? Aveva difeso, aveva fatto in modo che la posizione di Biden venisse in un qualche modo insabbiata, nascosta? Do you think that at the time Zelensky has tried to protect Biden? Do you think that at the time Zelensky has really tried to, yes, essentially protect and hide his, Biden's responsibilities? Yeah, perhaps. I think Zelensky's in a very difficult situation because he's basically being manipulated or by Russia, by the U.S., by his own internal people, by the EU. He's got a lot of people coming after him, and he has to be very it must be very difficult. I think he could have done more to stand up for President Trump when the Democrats and Biden were accusing President Trump of wrongdoing in Ukraine. Zelensky could have done more to say, no, President Trump did nothing wrong. But he's in a difficult situation, I think we all know. Ma sì, forse Zelensky poteva fare di più, però bisogna capire che Zelensky è in una posizione molto difficile perché è veramente schiacciato e sostanzialmente manipolato da grandi blocchi, dagli Stati Uniti, dalla Russia, dall'Unione Europea, anche riceve pressioni interne. Sostanzialmente quando è venuta fuori questa storia di Trump, lui avrebbe potuto parlare a voce più alta e dire più chiaramente che Trump non era coinvolto in nessun affare illecito, e questo non lo ha fatto, però bisogna anche capire perché la sua è una posizione difficile, è sotto molte pressioni. Insomma, è una specie di schiaffo del soldato ucraino, cioè chi passa gli dà in colpa a lui. Senti, Joe, vorrei capire anche questo da te. Ecco, no, vedo che Paola si è divertita molto con la mia battuta, però non so se in americano fa ridere lo stesso, in inglese non penso, se c'è un gioco uguale. I'll try. Okay, sorry. Francesco made a joke and he said that it looks like the stereotypical Ukrainian soldiers, that anybody comes by, you can give him a slap in the face and that won't be wrong. I don't know if you have that stereotype, but Ukrainian soldier stands there and just get a slap from anybody who walks by. Yeah, it's true. Paola, vorrei chiedere a Joe se lui non ritiene che sia sbagliato leggere questa crisi come uno scontro fra Occidente e Oriente, ma non sia il caso di iniziare a parlare di scontro fra globalisti e patrioti. Do you think that it's time to stop thinking about this crisis or this clash, stop thinking about it as a clash between East and West, but rather between globalists and patriots, nationalists? I think that's great observation. I agree. I mean, that's the concerns that many of us in the U.S., if George Soros is for the Ukraine and is vocal about it and he's put out tweets saying supporting Ukraine, well, then we need to step back and we need to look at this situation. And the thing that's really concerning too is that Biden now is wanting to give $10 billion to the Ukraine. Now, where is that money going? Is it like in the past? We have no idea. Some people are getting very, very rich off of U.S. money flowing to countries like the Ukraine. And so the American people are very leery of this. Nobody, likes what Putin did in invading, but nobody's really happy about, throwing $10 billion away either. Io sono d'accordo, penso che sia un'osservazione molto interessante. Consideriamo che Soros è per l'Ucraina, Soros sostiene l'Ucraina, allora questo ci deve far pensare, ci deve far preoccupare. Sappiamo che in questo momento Biden ha deciso di stanziare 10 miliardi di dollari per l'Ucraina. Dove vanno questi soldi? Chi ne beneficia? Cioè questi sono chi arricchiscono. Non sarebbe meglio, Joe, giocare all'attacco, adesso uscire fuori dai vecchi schemi e chiedere a viso aperto che la parte migliore del Partito Repubblicano insieme alla presidenza russa riescano a trovare un nuovo equilibrio mondiale che archivi per sempre il globalismo e ridisegni scenari geopolitici nuovi e diversi, mettendo finalmente da parte questi ultimi 30 anni di follia. Ecco, Trump secondo te ha la libertà, ha l'indipendenza per proporre a viso aperto una strategia di questo tipo, oppure è troppo condizionato dall'interno e non può evidentemente giocare una partita così importante a viso aperto? I wonder whether this is not the time to come up front and really attack the problem. That is, to
get the best part of the GOP, of the Republican Party, and Putin presidency, and really find an agreement that would defeat definitely the globalist, but at the same time I wonder whether, and so create a new scenario, a new geopolitical scenario. But I wonder whether Trump has really free hands, whether he really has enough power and discretionary power to act in such a manner, to really take the leadership for the construction of a new equilibrium, for new agreements, for new international equilibrium. Yeah, good idea, good question. I think Trump is limited in what he can do right now. He's and he recognizes that, and he stands back, but he's very critical of Biden, as he should be. I mean, all of America is very critical of Biden. His Biden's numbers are terrible. They're maybe some of the worst we've ever seen, and some of his economic numbers are some of the worst in like 40, 50 years. So we're actually, I saw yesterday, we may be moving into a recession now. So it's this Ukraine thing for Biden. He's using it as a tool to take all of the focus and attention off of COVID and off of his economy and putting it now on Ukraine. And but President Trump's pretty limited in what he can do, other than to continue to point out, all the many, failings of Joe Biden. È un'idea molto interessante. Bisogna dire che in questo momento Biden, quello che Trump può fare, sta facendo, è di continuare a criticare Biden, e d'altra parte Biden è molto criticato perché il suo livello di popolarità è bassissimo, è tra i più bassi forse che un presidente statunitense abbia mai avuto, e sappiamo anche da un punto di vista economico che siamo in una situazione terribile, probabilmente paragonabile a quello in cui eravamo 40 o 50 anni fa. C'è di fatto una recessione, siamo di fatto in una recessione, e allora Biden sta usando l'Ucraina come uno strumento praticamente per togliere l'attenzione dalla terribile gestione del Covid e dalla terribile situazione economica. Quindi Trump, è limitato in quello che può fare in questo momento, o al di là delle critiche che sta giustamente muovendo. Ecco, Gio, un tempo forse era facile schierarsi, perché da un lato c'era il mondo cosiddetto libero, l'Occidente, e dall'altro c'era l'Unione Sovietica e un sistema, che non riconosceva a nessuno libertà di pensiero ed espressione. Oggi però si fa fatica a capire quale sia il mondo libero, che ad esempio pochi paesi al mondo sono meno liberi dell'Italia, dove con Mario Draghi esistono delle sacche di discriminazioni incredibili. Tu saprai che i non vaccinati in Italia sono trattati in maniera feroce, non possono lavorare, sono persino sospesi dal lavoro. Per cui di quale mondo libero dovremmo difendere se noi in Italia abbiamo 10 milioni di persone che sono torturate perché non ubbidiscono agli ordini del governo? Now, at the time of the Cold War, it was easy to take a side. The West was essentially the defensor of freedom and civil liberties, and the East was essentially dictatorial. But nowadays, such a distinction is blurred; it's not there anymore. So, in Italy, for example, you might probably know that Italian citizens who are above 50 and do not take the vaccine, they are not vaccinated, they can't work. So in Italy, the regime is really atrocious. So how can we possibly present ourselves with an identity of those who defend the civil liberties? Where are the civil liberties to be defended? Which countries can now be, or area in the world can now be indicated as a defender of civil liberties? These distinctions have been blurred. Very great question, and it's happening around the world. We see it in Italy, Australia, the United States, Canada recently with the truckers. So there is a movement around the world to steal our civil liberties. I can tell you, I'll mention this. Jim, my twin brother, and I have been invited to speak on this subject about globalism in an upcoming seminar in March on the 29th. It's a 5-hour seminar. And we will be speaking with Senator Rand Paul and Archbishop Vigano
and a few others to talk about globalism and this new world order. So I hope to be able to share that with you, and we'll share it at the website as well. So this is something, it's global. It's happening everywhere where people's rights are being stolen by these globalists. So I think it's only normal that people are questioning where should we stand here with the Ukraine? It's not good that Russia invaded, but what's the rationale for Russia doing that? And what's the rationale for all this focus on the Ukraine from our media, which is part of the globalist elites, power base? Dunque, scusate, tra poco c'è un pezzo che Sì, pardon. Certo, questa negazione, questa perdita delle libertà civili non è più ascrivibile solo ad un'area geografica, ormai è dappertutto. Sapete quello che è successo in Canada, quello che è successo in Australia, quello che è successo negli Stati Uniti. Praticamente i globalisti hanno negato i diritti civili in tutto il mondo. Allora vorrei intanto dirvi in anteprima che con mio fratello Jim noi andremo a marzo, il prossimo marzo, faremo un intervento in un grande seminario che vedrà partecipi il senatore Rand Paul, il Monsignor Vigano, e praticamente questo seminario sarà appunto sul globalismo, sul nuovo ordine mondiale e su tutti i diritti che sono stati naturalmente soppressi, e noi speriamo di condividere anche con voi questo momento. Ecco, io ti do la mia parola, che se vorrete lo rilanceremo tutto, traducendo tutto a beneficio anche del pubblico italiano. Se siete d'accordo, prendo l'impegno fin da adesso. Ok, thank you for the scusa, finisco soltanto la sua traduzione, poi traduco tutto, grazie. Allora lui dice: certo, non possiamo approvare, diciamo, l'invasione della Russia in Ucraina, certo non è una cosa bella, però dobbiamo domandarci perché c'è stata questa invasione, mentre al momento il messaggio è un messaggio molto offuscato, per così dire. Francesco has immediately taken on your invitation to share the seminar with us, and he said that if you agree, we'll be very happy to broadcast the whole event. Obviously, we will be tasked to be translating. So, if you'd like us to give a voice to that event, we'll be very happy to do that. Okay, I will share some information on who to contact and how to do that after this call. Let's do that. But yeah, it's a 5-hour and it should be fantastic as we talk about globalism and what's going on in this crazy world right now. Be happy to share this with you. Benissimo, allora dopo questa chiamata ci mettiamo d'accordo, io vi darò i dettagli necessari e sarà una bellissima esperienza poter condividere questo, e l'evento stesso sarà molto bello. Te la voglio fare ancora più brutale la domanda, Gio. Non è il caso che anziché continuare a giocare con le carte che ci portano i globalisti, Russia contro mondo libero, Unione Europea contro dittature, cioè non è il caso di chiedere a viso aperto un'alleanza fra patrioti, gente che rispetta la sovranità dei popoli, l'identità nazionale, cioè fra gente come Trump e Putin contro gente come Trudeau e Draghi? Non è meglio cominciare a fare chiarezza nelle squadre, cioè dire non è una questione di nazionalità, ma è una partita diversa. Ci sono da una parte gli usurai, banchieri che rispondono a centri occulti di potere come Trudeau, Draghi, Macron, e dall'altra chi è espressione del volere popolare ed esprime un potere sulla base del consenso ricevuto, Trump e Putin. Ecco, non è il caso di cominciare, perché se non capiamo con quale maglietta giochiamo, la partita non la vinceremo mai. I want to be even more provocative. Don't you think that the time has come where we start declaring clearly, take a clear side, and in fact forming this side? That is to say, on the one hand, we have a poll where people like President Trump, President Putin, who are patriots and they stand against this globalist agenda, take a side and clearly say we want to
fight the globalists and put on the other side people like who have never really been the expression of popular will, such as Draghi, such as Trudeau, such as Macron, people that are in fact puppet in the hands of banker or banksters. So because we have to start wearing a sort of clear identity, so and start clarifying what are the opposing parts. So on the one side, there are the people who defend national sovereignty and oppose globalism, and on the other hand, there are those who are indeed puppets of this new world order. So we should try and stand in a clear way, in an open and clear way. Yeah, agreed. It's difficult, though, as we all know, because the media is so powerful today and it's so corrupt. And so as we try to stand, like we saw in Canada, there was just a lot of force then that was used along with the media to take these truckers down. Now, that did not help Canada, though. Notice Macron, not Macron, but Trudeau lost a lot of political clout when he did that. That was not a good thing. And so the good news is we need to continue to stand up, you're right, whether it be with truck rallies now in the US or the ones in Canada or people standing up in Australia or those fighting in the ports of Italy. We need to stand up against these people because we're the majority. Nobody wants this globalism. Nobody wants to lose their civil freedom, and we need to continue to fight for it and put these globalists where they really are. Joe Biden, maybe in one last moment here, spoke about the globalism in the first half of his talk the other night. And then he switched to basically what he's done, which is horrible. Everything's been horrible. He ended up mentioning President Trump's policies rather than what he's done to destroy him. So but he's a true globalist. So and they're dangerous. They're dangerous. They'll get us in wars. Certo, è una bella idea, però è difficile perché sappiamo che i media tutti i grandi mass media ci sono praticamente tutti avversi, sono tutti i nostri nemici. Vediamo quello che è successo in Canada. In Canada hanno mobilizzato tantissime forze, però abbiamo anche visto che misure draconiane sono state prese. È anche vero però contro appunto chi protestava. È anche vero però che queste mosse così draconiane non hanno favorito Trudeau. Trudeau ha perso moltissima popolarità. Quindi noi dobbiamo continuare a insorgere, dobbiamo continuare a manifestare, che sia attraverso i camionisti, che sia attraverso per esempio le proteste nei porti come è successo in Italia, che questo avvenga, e questo deve continuare ad avvenire, che sia in Canada, che sia in Australia, che sia negli Stati Uniti, perché noi dobbiamo continuare a lottare per i nostri diritti, perché in fondo noi siamo la maggioranza, ma chi vuole l'abolizione dei diritti civili, ma chi vuole stare sotto i globalisti? Biden di recente nel suo ultimo discorso praticamente ha cominciato, la prima parte del discorso era tutto in favore dei globalisti, quando poi cambiando discorso ha cercato di parlare della politica di Trump, ma insomma di fatto praticamente è stato un discorso che non aveva nessun senso. Ecco, Gio, non pensi che noi nemici del mondialismo, del globalismo, siamo destinati a perdere fino a quando non elaboreremo una strategia nostra che non sia solo contrasto all'agenda dei globalisti? Cioè, mi spiego meglio. In genere il nostro mondo funziona così. I globalisti propongono una cosa e noi ci opponiamo, però in genere facciamo fatica a sviluppare a viso aperto un'idea diversa di mondo, un'alternativa che sia il risultato di una nostra idea e non contrasto alle idee altrui. Ad esempio, non potremmo partire con il proporre la creazione di un mondo multipolare, non più dominato soltanto dagli stessi centri di potere, dove si rispettano culture, identità, luoghi, e dove il mito del governo mondiale viene una volta per tutte messo da parte. Ecco, non sarebbe il caso che noi sviluppassimo una nostra teoria alternativa che rimette al centro l'idea di Stato-nazione?
don't you think that if we keep adopting a strategy of response, so the globalists make a decision, the globalists work out a plan, and we respond against it. We fight what essentially globalists propose. But don't you think that time has come where we take the situation in hands and we make proposals and we propose a new model of civilization and we propose civil society, where we propose a multipolar world where national identities are respected in a framework, of course, of mutual cooperation. And so don't you think that we have to really stop responding and just reacting, but we have to act, we have to take the initiative, we have to propose a new model of civil society? No, absolutely. Absolutely. I think that's fantastic. I guess in the US, what's happening now is that people are starting at the local level and they're going to these school boards and to the local board meetings for the commissioners and the city commissioners. And it seems like that's really, where it begins. And then as we're continuing, there's an incredible amount of effort that's going into this next election, because Americans are still very upset about the last election, very upset. And yeah, I'm writing a couple books on it, on the steel, and they'll be coming out soon. But it was atrocious what happened in the U.S. With every day, still to this day, we're finding out more and more illegal activities that occurred with that election steal. So that's the things that we're doing in the U.S. is we're combating this, one day at a time, and starting at the local and then state level, and then with the hopes of this next election on a national level that we'll replace a number of these people that have been so destructive, and in the globalists in Washington. We need to get rid of them. And Joe Biden's a globalist, by the way. He's a globalist. Yeah, ok. Certamente hai ragione. Noi per esempio negli Stati Uniti stiamo prendendo molte iniziative, però a partire dalle situazioni locali. Per esempio nelle scuole, adesso in molte scuole, nei comitati della scuola ci sono genitori o rappresentanti di insegnanti che reagiscono al regime attuale, e d'altra parte a livello nazionale noi contiamo molto sulle prossime elezioni, e quello che è successo, le elezioni rubate, diciamo, del 2020 non sono passate. Io stesso sto scrivendo un paio di libri che pubblicherò presto, e tutta l'attività legale. Paola, chiedigli se li vuole tradurre con noi, che glieli pubblichiamo nel mercato italiano a proposito di questo. Sì, finisco, poi glielo chiedo subito. Allora, quindi ok, concludo dicendo che appunto lui sostiene che c'è un'attività sia a livello locale sia a livello nazionale che sfocerà appunto poi con queste elezioni, dove loro faranno una grande attenzione, perché queste elezioni rubate è qualcosa che non hanno dimenticato. Francesco is asking yet again, we would be very happy to diffuse your books and translate them, obviously, and to diffuse them in Italy. We would be very happy to do that. Whenever you're ready, we can get a start on that. Quando sei pronto noi possiamo cominciare, quindi eventualmente anche prima della pubblicazione, even before they are formally published, whatever it is. Thank you. Yeah, great. We can talk about that too. That's great news. Va bene, ne parliamo poi in separata sede, se vuoi, di questo argomento. Sì, ecco. sì, Bene, ti faccio un'ultima domanda, Gio. Dentro il partito repubblicano sembra che ormai la componente neocon sia silenziata, sia completamente minoritaria. Invece sta crescendo la stella di Ron DeSantis, governatore della Florida. C'è la possibilità che si crei un dualismo dentro il partito repubblicano tra Trump e DeSantis?
It looks like within the Republican Party, there might be a possibility of a sort of dualism because Governor DeSantis is increasing his popularity. Do you think might be a possibility of a sort of dualism between DeSantis group and Trump? I think basically the globalists in the Republican Party are trying to push anybody but Trump. They hate Trump. And that was a big reason why the Democrats were able to get away with the steal, is because half of the Republicans in the leadership positions couldn't stand Trump. Now, the American people loved Trump because he stood for us. Even though here he is, a billionaire, he's taking care of the average person. And our economy was fantastic, and the world was safer, and everything was going very well up until COVID. And so the globalists don't like him. They're pushing DeSantis. DeSantis is a good guy. He's a good guy, but he's not even close to the amount of excitement and enthusiasm still for President Trump. They just had a poll last weekend at a Republican event, and Trump's by far the leader of this party. And we had elections this past week, and something like 34 out of 34 people that President Trump recommended won the election. So it's like gold if you get the recommendation from President Trump. And so he's still, the media doesn't want us to think this, but he's still very, very much the leader in politics in the United States. Dunque è vero, c'è una parte del Partito Repubblicano che è sostanzialmente globalista e quindi è per questo che lo scandalo delle elezioni rubate tutto sommato è passato come è passato, perché gli stessi repubblicani all'interno dello stesso Partito Repubblicano c'è quest'ala globalista che sostanzialmente detesta Trump. E allora Trump è stata una figura estremamente popolare. Ecco, questo è un miliardario che diventa presidente, si occupa del suo popolo, migliora le condizioni di vita del suo popolo e l'economia americana non andava benissimo, era la nazione da un punto di vista politico, geopolitico era sicura, i confini sicuri e dunque DeSantis, i globalisti naturalmente spingono per sovvertire questo ordine, diciamo, questo stato di cose. DeSantis è una persona in gamba, è una brava persona, però non ha assolutamente il carisma e la popolarità che ha Trump. Abbiamo visto nel recenti convegno che Trump ha avuto un enorme successo. 34 su 34 votanti, 34 hanno votato perché Trump venga rieletto. Cioè il successo e la popolarità di Trump sono ancora molto alti. Grazie Gio, è un vero piacere averti con noi e ci teniamo in contatto sia per il convegno sia se vuoi per il rilancio dei tuoi lavori per il pubblico italiano. Thank you for being with us and we'll keep in touch both for the conference and for the publications of your book if you'd like. Thanks so much. Thanks so much. Great to see you again. Grazie tantissime, è stato molto bello vedervi, eccellente rivedervi. Bene, grazie ancora, grazie a Paolo e grazie a Joe. Bye bye. Un grande saluto a voi. Bene amici di Visione TV, si conclude qui questo nostro ulteriore approfondimento del sapore internazionale. Come sapete Visione TV prova a offrirvi una dimensione, una interpretazione delle cose che accadono in Italia e nel mondo secondo angolazioni diverse. Noi abbiamo i nostri convincimenti, abbiamo una idea precisa di mondo, di uomo e di società, ma questo non ci impedisce di dare voce a tutti quelli che invece hanno opinioni diverse dalla nostra. Non è il caso di Hoft, che è una persona con la quale condividiamo tantissime cose, però sappiate che Visione TV è pronto a dare spazio, ad ascoltare, a confrontarsi con chiunque. Noi non siamo il mainstream, non abbiamo paura del libero confronto. Se volete aiutarci potete farlo donando ai numeri che la regia mi ha dato in sovraimpressione. Potete andare sul nostro sito www.visionetv.it e abbonarvi. Grazie a tutti voi, una buona giornata.